La prima guerra balcanica è percepita come giusta, almeno in questa parte di mondo, dopotutto è perfettamente coerente con quella che è la nostra storia, no? Abbiamo delle popolazioni deboli, schiacciate, oppresse che si legano insieme per scacciare il tiranno oppressore. Alla fine vincono in nome di quanto c'è di più giusto al mondo, la libertà. Più difficile spiegare come pochi anni dopo gli oppressi si trasformarono in altri oppressori, o ancora come oppressi e oppressori sono stati in grado di dimenticarsi tutto davanti a un'esigenza. Un passo per volta però, oggi parliamo della prima guerra balcanica dopo che ti sei iscritto al canale, che hai messo like e che hai lasciato hype al video. Guardiamo qual era la situazione nella Rumelia, focus sui protagonisti in campo, un generale andamento della guerra e ovviamente a cosa portò e cosa rappresentò questo importantissimo conflitto. Issate la croce o qualsiasi altra cosa vi serva per legittimarvi, perché stiamo per buttarci nella polveriera d'Europa. Prima di parlare della guerra vera e propria dobbiamo capire in che spazio geografico e con chi ci stiamo muovendo. Diamo uno sguardo alla penisola balcanica, quella che gli ottomani chiamavano Rumelia, la terra dei romani. Alla vigilia della prima guerra balcanica, i Balcani meridionali sono un vero e proprio pugno nell'occhio a livello geografico. Gli ottomani controllano infatti una specie di corridoio che si estende dall'Adriatico a Costantinopoli, tagliando praticamente a metà quelli che sono gli stati balcanici indipendenti. Questa grossa fetta di territorio non è un blocco unico, ma è divisa in vilayet, ovvero una suddivisione amministrativa dell'impero ottomano che potremmo paragonare alla provincia romana. Il controllo ottomano sui Balcani, a ridosso del primo conflitto balcanico, è diviso nei vilayet di Scutari, Giannina, Monastir, Kosovo, Salonicco e Adrianopoli. Queste sono le province ottomane dove l'impero ancora effettivamente è presente, nonostante l'instabilità continua della zona. A queste vanno sommate altre due province dove su carta c'è scritto che comandano gli ottomani, ma nella realtà dei fatti la cosa è ben diversa, esattamente come era la Tunisia, come era il Chedivado d'Egitto e come proposero gli ottomani all'Italia alla vigilia della guerra di Libia. Queste sono la Rumelia orientale, che fa praticamente parte della Bulgaria, e l'isola di Creta, che è praticamente indipendente ma vuole unirsi alla Grecia. Introdurre confini politici e amministrativi, che sapete benissimo quanto io di solito ritenga inutili, serve solo e unicamente a far capire quanto questi siano totalmente in contrasto con quelli che sono i confini etnici e culturali della Rumelia, oltre a capire un passaggio che però affronteremo dopo. Questa era l'amministrazione ottomana. Dall'altra parte abbiamo gli stati balcanici meridionali, che sono praticamente nuovi sulla scena mondiale. Bosnia e Erzegovina e Romania non le trattiamo oggi perché non hanno partecipato alla prima guerra balcanica. Per quanto riguarda invece Grecia, Montenegro, Serbia e Bulgaria, vi basti sapere che nel secolo 800 ognuno di questi paesi ha avuto una storia simile, ognuno ha avuto la propria ribellione contro il sultano, la propria guerra di indipendenza, la propria sollevazione popolare. Non possiamo trattare tutte le storie, ma posso dirvi che il punto dove confluirono tutte queste rivolte è stato il 1878, anno in cui l'impero ottomano viene sconfitto nella guerra contro la Russia e vengono ufficializzati i nuovi stati balcanici grazie in primis al Trattato di Santo Stefano e poco dopo al Trattato di Berlino. Con quest'ultimo trattato gli stati balcanici venivano ufficialmente riconosciuti da tutta Europa come sovrani ed indipendenti. Importante specificare che i nuovi confini nella penisola balcanica che vengono stabiliti dalle grandi potenze europee sono stati stabiliti secondo i canoni delle potenze europee, quindi i famosi confini etnici di cui tanto parliamo. Vuol dire che nella mente dei serbi si origina questa cosa che la Serbia è dove sono i serbi, i bulgari è dove sono i bulgari, i greci neanche a dirlo dove dimorano i greci. Non a caso il Trattato di Berlino che ufficializzò i nuovi stati balcanici non toccò un solo territorio, l'unico territorio dove dimorano tutti ed è impossibile spartirlo. La Macedonia, il punto dove confluiscono tutte le popolazioni balcaniche. Conoscendo le due parti in causa possiamo capire come in pochissimi decenni la pace nella Rumelia degenerò nuovamente in altre guerre balcaniche. Se noi prendiamo una carta etnolinguistica e quindi culturale e la paragoniamo con la carta politica dell'amministrazione ottomana, ci accorgiamo di come queste non combacino in nessun modo. Vuol dire che l'impero ottomano nei primi anni del Novecento
provava ad applicare a livello istituzionale ed amministrativo nei territori della Rumelia leggi e regolamenti nei singoli vilayet, facendo appello a persone completamente diverse le une dalle altre. Magari io ero un greco soggetto all'apparato amministrativo del vilayet di Salonicco insieme a bulgari e serbi, ma avevo molto più in comune con il mio vicino del vilayet di Monastir, escludendo ovviamente la vera e propria Grecia indipendente. Capiamo quindi che l'espansionismo dei Balcani nel Novecento non è altro che la seconda parte di un processo iniziato il secolo prima, in realtà, che continua adesso perché, come diciamo sempre, banalmente i tempi sono maturi. Già da qualche anno, infatti, nell'impero sta succedendo qualcosa. L'egemone turco sta mettendo da parte l'impero occidentale e musulmano. Questo vuol dire che il sentimento revanchista di stampo nazionale che mina un impero multietnico come quello ottomano nasce in primis dall'interno, anzi addirittura nasce dall'egemone dell'impero. Se chi comanda l'impero ottomano è il primo che ha detto basta, sganciamo tutto, noi siamo turchi, andiamocene, facciamo la nostra nazione e via dicendo, come si pretende che le province dell'impero non adottino questo sentimento revanchista? È proprio impossibile. Potrebbe a questo punto aprirsi un importante dibattito, ma se persino i turchi se ne vogliono andare, allora chi sono gli ottomani nel tardo impero ottomano? Però non abbiamo tempo di affrontare questa cosa. Dobbiamo infatti aggiungere alla volontà delle singole nazioni di rottamare il malato d'Europa anche il fatto che militarmente l'impero ottomano sta subendo una sconfitta in Nord Africa. Come già affrontato nel video sulla guerra di Libia che vedete passare qua sopra, la guerra di Libia è un indicatore molto preciso sulle condizioni dell'impero ottomano. La guerra di Libia vuol dire che se io attacco il sultano adesso, molto probabilmente ho possibilità di vincere. Abbiamo quindi un background storico e culturale, abbiamo il più importante di tutti, ovvero il sentimento nazionale, abbiamo un importante indicatore tattico e militare sulla condizione dell'impero ottomano. Cosa manca? La cara e vecchia goccia che fa traboccare il vaso. Ho fatto apposta fino adesso a non citarla, ma manca un'altra popolazione nei Balcani meridionali che è passata inosservata. È passata inosservata solo perché a questo punto della nostra storia ancora non esiste su carta, ma c'è in realtà, è viva e vegeta: gli albanesi. Se il punto cruciale della questione balcanica è la Macedonia, parallelamente abbiamo un elemento jolly, diciamo, ovvero l'Albania. Che cos'è l'Albania ad inizio Novecento? L'Albania, dal punto di vista etnolinguistico, è un mistero. Non sono gli slavi venuti da est, non sono rimasugli dei latini, non sono elleni, nonostante la vicinanza religiosa nell'Epiro, non sono turchi, nonostante il dominio ottomano, insomma. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Questa introduzione è importante per capire come mai, nonostante l'Albania ovviamente esista a livello identitario, però su carta o comunque geograficamente non si è realizzata, a differenza degli altri stati balcanici che il secolo precedente, seppur a pezzi, sono riusciti a ottenere l'indipendenza. Come mai? Il motivo principale: l'Albania non ha un fratello maggiore, non ha un protettore internazionale, non ha qualcuno a cui rifarsi a differenza degli altri. Serbia, Bulgaria e persino Montenegro, neanche a dirlo, sono un'estensione della Russia zarista, essendo slavi e ortodossi. La causa greca scalda i cuori di praticamente tutta l'Europa occidentale, dato che quelle sono le nostre origini. L'Albania non ha nessuno. Questo ci spalanca le porte al secondo fattore. Non avendo qualcuno al di fuori, nel corso dei secoli è stata più facile l'assimilazione. Le elite e le popolazioni albanesi, almeno in parte, ci credono ancora a questa cosa dell'impero ottomano. Questi sono gli anni, infatti, delle continue rivolte in Albania, ma le rivolte in Albania sono state fatte col fine ultimo di ottenere autonomia all'interno dell'impero ottomano, non di staccarsi. L'Albania è in costante rivolta già da qualche tempo e le rivolte sono finanziate e sostenute dal resto degli stati balcanici. Dopotutto, ben venga qualsiasi alleato contro l'oppressore. L'apice si raggiunge nel settembre del 1912. Qui gli albanesi insorgono, sostenuti e finanziati da tutti gli altri stati balcanici, e in risposta gli ottomani però teorizzano una risposta diversa, mentre reprimono nel sangue le rivolte, ovviamente. Dato che l'identità albanese è molto assimilata all'interno di quella ottomana e dato che la Rumelia è così critica, viene teorizzata la soluzione del vilayet albanese, la creazione di una grossa nuova provincia. Una nuova provincia che metteva insieme quelle precedenti, ma che rispettava non i confini burocratici, ma i confini etnici dell'Albania.
questa grossa provincia ottomana sarebbe stata molto autonoma, sarebbe nata secondo i canoni europei e quindi ben vista, avrebbe frenato le mire espansionistiche dei paesi balcanici, dato che l'innocente Albania, appena nata, non era certo l'oppressore ottomano, ed era anche qualcuno a cui delegare il lavoro di mantenere stabile la Rumelia, insomma un colpo da maestri. Specifichiamo che questa nuova Albania ottomana che sarebbe dovuta nascere non rispecchiava comunque al 100% i confini etnici e culturali, faceva l'errore opposto in realtà, c'erano tutti i territori albanesi più altre porzioni aggiunte. Decisamente comunque meglio della suddivisione precedente però, Nel momento esatto in cui trapela questa informazione, le carte sul tavolo cambiano. I paesi balcanici che oramai fanno parte della Lega Balcanica capiscono che se nasce questa cosa qui, addio espansionismo. La cosa è ricambiata anche dagli albanesi. Fino a mezzo secondo prima conveniva schierarsi con gli stati balcanici per insorgere contro il sultano. Ora però i tempi sono cambiati. Paradossalmente conviene rimanere fedeli agli ottomani adesso perché detto terra, altrimenti gli altri ci mangiano. Se l'Albania nasce e viene riconosciuta, infatti, allora possiamo avere il nostro Stato e i nostri confini. Poi si discute su dove arrivano i confini, ma comunque esistono, ci sono riconosciuti. Se l'Albania non nasce, invece, il nostro territorio rimane semplicemente il territorio ottomano che gli altri hanno il diritto di strappare al sultano. Capite quindi la follia e anche la difficoltà della penisola balcanica? Non esistono leggi eterne scritte, esiste semplicemente la situazione momentanea. Ovviamente la soluzione del vilayet albanese non era proprio condivisa da tutti gli albanesi, Ufficializzare questa nuova provincia voleva dire legittimare il governo delle autorità filo-ottomane e quindi della collettività musulmana. In Albania però erano presenti anche importanti frange cristiane, sia cattoliche nel nord dell'Albania che ortodosse nel sud, la zona dell'Epiro. L'Albania quindi era spaccata anche internamente, non solo esternamente tra gli altri. Gli stati balcanici che sconfissero l'impero ottomano si riunirono in quell'alleanza che fu la Lega Balcanica, stipulata nel marzo del 1912. L'alleanza comprendeva inizialmente solamente Bulgaria e Serbia, aveva il tacito benestare della Russia e poteva servire contro chiunque in realtà, tanto gli ottomani quanto l'Austria. Importante specificare, firmare un'alleanza del marzo del 1912, per entrare un attimino nel contesto, vuol dire che da circa 6 mesi l'ottomano sta venendo massacrato sulle coste di Tripoli. Parte dell'esercito è quindi stanziato in Libia e tutti stanno detestando l'impero ottomano a livello internazionale. Ora che siamo entrati bene nel contesto, passiamo a presentare i Fantastici 4 e come non cominciare dalla Bulgaria. La Bulgaria è un po' il capo della Lega Balcanica, è indubbiamente lo stato più potente, più industrializzato, più incattivito, tanto da guadagnarsi il soprannome la Prussia dei Balcani. Da pochissimo tempo il Principato di Bulgaria si è unificato con quello che era il vilayet della Rumelia orientale, che non era altro che parte della Tracia. La Bulgaria quindi ha come chiaro obiettivo quello di ottenere il resto della Tracia, quindi annettere i territori a sud e ad ovest, possiede l'esercito più numeroso, più industrializzato e ha le spalle coperte dalla Russia. La Serbia si aggiudica la medaglia d'argento nella leadership della Lega Balcanica. La Serbia è un paese che comunque dove guarda ci sono dei connazionali da liberare, tanto nei territori ottomani quanto in quelli austriaci. Anche la Serbia vanta un esercito abbastanza numeroso e pronto al combattimento, tuttavia è un paese meno industrializzato della Bulgaria. Senza contare che, a differenza dei vicini bulgari, deve necessariamente combattere su un terreno montuoso, decisamente più difficile. Alla Serbia interessa scendere a sud fino alla Macedonia e possibilmente tagliare fuori gli ottomani ad ovest, garantendosi un confine col Montenegro, oltre a ottenere l'accesso alla costa adriatica, ciò che garantisce la potenza, proprio come la Bulgaria dall'altra parte ha accesso al Mar Nero e la Grecia regna nell'Egeo. Abbiamo poi la Grecia. La Grecia tra i 4 è l'unico dei paesi che ha subito di recente una pesante sconfitta contro gli ottomani nella guerra greco-turca del 1897, dimostrando cosa? Dimostrando da una parte la totale incompetenza dell'esercito greco e dall'altra parte il fatto che gli ottomani ancora forse potevano dire qualcosa. La Grecia inizialmente non è ben vista dalle potenze balcaniche perché non è slava, il legame con la Russia è decisamente meno forte, potendo fare appello solo alla causa cristiana. La Lega Balcanica accetta la Grecia nell'alleanza solo ed unicamente per la marina, l'unica in grado di rivaleggiare e mettere ai ferri corti quella ottomana.
La Grecia quindi viene designata al controllo dei mari. Agli Elleni interessa acquisire territori a nord e ad est, almeno fino a Salonicco, la vecchia Tessalonica. Piccolissimo dettaglio, accodandosi alla Grecia si unirono anche tutte le piccole isole greche praticamente abbandonate a se stesse, di cui la più importante fu Creta, che voleva la riunificazione con la Grecia. Il Dodecaneso era occupato dagli italiani e tutto il resto delle isole promossero almeno a parole la causa ellena. Ultimo e non meno importante, il Montenegro, il più piccolo degli stati balcanici. Il Montenegro fu incluso nella Lega perché in primis le sue rivendicazioni non andavano in contrasto con quelle degli altri, volendo solamente allargare di pochi chilometri i propri confini. Il Montenegro però aveva un ruolo fondamentale, ovvero passare per il colpevole a livello internazionale. Il Montenegro infatti fu designato di attaccare per primo l'ottomano in modo tale da beccarsi la colpevolezza sulla scena mondiale, e così fece. E questi erano i Fantastici 4. Dall'altra parte, la carcassa più famosa di tutti i tempi. Appena bastonato sulle coste di Tripoli, con gli alti comandi in costante rivolta, con le truppe cristiane chiamate alla leva che disertavano, sotto organico, boicottato continuamente, l'impero ottomano combatte nella prima guerra balcanica per salvaguardare quello che ha, nemmeno per espandersi. L'esercito ottomano ha le stesse problematiche di quello austro-ungarico. Quando si dà un ordine bisogna darlo almeno in 10 lingue diverse e la popolazione è stanca, non c'è partita insomma. Ricordiamo inoltre che siamo in un periodo di cambiamento per l'esercito ottomano, anche perché l'esercito tedesco sta modernizzando quest'ultimo. Vuol dire che se la prima guerra balcanica fosse scoppiata prima della modernità dell'esercito o dopo la modernità dell'esercito sarebbe stato meglio, perché comunque l'esercito sarebbe stato o al 100% in un modo o al 100% nell'altro. Stendiamo un velo pietoso anche sulla marina ottomana, limitata oramai a presidiare le isolette sotto casa. Ora che conosciamo tutte le forze in campo, diamo uno sguardo all'andamento della guerra e, sorpresa delle sorprese, è facilissimo perché è stato come tagliare una fetta di burro praticamente. A seguito della dichiarazione di guerra del Montenegro il 18 ottobre 1912, stesso identico giorno in cui viene siglato l'armistizio con l'Italia, la Bulgaria è la prima che attacca. La Bulgaria inizia a scendere verso la Tracia portandosi dietro tutti gli altri membri della Lega Balcanica. L'esercito ottomano versa in condizioni pietose, una parte ha ancora tutto in Libia, un'altra parte è occupato a sedare le rivolte albanesi e il resto dell'esercito viene dispiegato in tutta la Rumelia, con l'obiettivo di combattere ovunque e su tutti i fronti, una cosa impossibile. Immaginate la situazione, un battaglione ottomano composto da 8, 9, 10 etnie diverse si scontra con un battaglione serbo e qui succede qualcosa. Un terzo del battaglione ottomano composto da serbi decide di disertare per andare a combattere con gli altri. Vuol dire che in una sola mossa viene depotenziato l'esercito ottomano e contemporaneamente viene rinvigorito l'esercito avversario, in questo caso quello serbo. Dopo circa 40 giorni dallo scoppio della guerra, tutti i territori ottomani sono già caduti e conquistati, eccezion fatta per il corridoio che porta a Costantinopoli. Sempre difficile combattere in un territorio a collo di bottiglia. Resiste anche qualche porzione dell'Albania, sulla costa adriatica ci sono i porti, possono arrivare, per quanto disorganizzati, i rifornimenti. Importante specificare che in questa fase del conflitto l'Albania dichiara la sua indipendenza davanti al mondo, sganciandosi proprio totalmente dal sultano. Vuol dire che se anche non esiste geograficamente, anche perché gli eserciti della Lega Balcanica sono calati in territori albanesi, comunque nei trattati di pace va tenuta in considerazione perché esiste ora. E infatti, da novembre a gennaio la guerra si interrompe perché è praticamente già scritto l'esito. In quella che passò la storia come la conferenza degli ambasciatori, le grandi potenze si riuniscono per decidere il futuro assetto dei Balcani. Il nodo cruciale è l'Albania. Il modo in cui dialogano le grandi potenze per il futuro assetto dei Balcani ci fa capire come la prima guerra balcanica può essere considerata come una specie di piccola guerra mondiale, prima guerra mondiale in miniatura, perché le fazioni sono già belle chiare. La Serbia è sostenuta dalla Russia e quindi in coda da tutte le potenze dell'intesa, così come anche la Grecia, e dall'altra parte le pretese della Serbia sono ostacolate dall'Austria-Ungheria, di conseguenza dagli altri degli imperi centrali. Successe e si parlò di tutto durante le trattative.
Inizialmente la Grecia non si presentò perché non erano ancora caduti i territori che lei reclamava, dato che l'Albania era ancora poco occupata dalle forze ottomane, e poi si propose la creazione della Macedonia indipendente, dato che nessuno sapeva come spartirla o a chi darla, e poi arrivò la natura dell'Albania, come la creiamo, dove finiscono i confini, chi andrà a governare l'Albania e di conseguenza sotto chi cadrà, in quale zona di influenza andrà l'Albania, e poi si verificò il raid sulla Sublime Porta, il colpo di stato quello di Enver Pasha, e quindi venne ritirata la delegazione ottomana. Insomma, successe di tutto ma non si arrivò a niente, e infatti poi si continuò con la guerra, quindi vince chi vince sul campo di battaglia, in barba al diritto internazionale. La terza e ultima fase del conflitto, grosso modo da gennaio a maggio del 1913, somiglia molto di più a quella che sarà la Grande Guerra, la maggior parte degli eserciti parcheggiati sulle linee difensive con solo qualche battaglia importante, vedasi la battaglia di Adrianopoli o Edirne che dir si voglia. A maggio le grandi potenze europee obbligarono, e sottolineo obbligarono, gli stati balcanici a firmare una resa ed accettare l'armistizio, grosso modo ricalcando quanto si era discusso nei mesi precedenti. Il Trattato di Londra garantiva nascita dell'Albania, indipendente ma minuscola, in pratica devi ringraziare che esisti, figurati ottenere il territorio rivendicato. La Bulgaria ottiene la Tracia, il corridoio del San Giaccato viene spartito tra Montenegro e Serbia, viene stabilito il confine bulgaro-ottomano con la linea Enos-Midia, il confine artificiale più brutto che abbia mai visto. La maggior parte delle isole dell'Egeo sono tutte greche, compresa la minuscola penisola di Tessalonica, che rimaneva però rivendicata anche dalla Bulgaria. E anche stavolta, in piena continuità col 1878, non venne risolto il problema della Macedonia. La Macedonia finisce in mano serba solo e unicamente perché, con la creazione dell'Albania, seppur piccola, la Serbia perde uno dei motivi per cui è scesa in guerra, ovvero uno sbocco sull'Adriatico. Come compensazione viene garantita un'espansione in Macedonia, ma non è l'assetto definitivo. Nessuno, né i piccoli stati balcanici né le potenze europee sono genuinamente convinte che questo sia l'assetto definitivo. E infatti sappiamo cosa è successo dopo. Dopo un mese, dopo soli 30 giorni, scoppia la seconda guerra balcanica. E a questo punto non mi sentirei nemmeno più di dividerle, ma di trattarle come se fosse una sola. Non possiamo trattarla adesso, però, magari in un video dedicato. Cosa rimane della prima guerra balcanica? La prima guerra balcanica è un'importantissima lezione su tanti errori da evitare a livello tattico e a livello militare. Per esempio, la pretesa di rimanere a difendere ogni fronte, ogni pezzo di territorio quando si ha un esercito sottorganico o comunque non modernizzato. È un'importante lezione, ci dà un'importante lezione sull'utilizzo della marina, di come per esempio l'esercito ottomano, piuttosto che provare a fronteggiare i greci nell'Egeo, decise di fare un blocco marittimo alla Bulgaria, un blocco marittimo a un esercito e a una nazione che non campava di mare ma aveva un esercito solamente di terra incattivito, quindi cosa gli fai un blocco navale? La prima guerra balcanica dimostra inoltre come il mitico sistema delle grandi alleanze era già bello consolidato a livello europeo, tranne paradossalmente proprio nella penisola balcanica, dove un giorno vale una cosa, un giorno vale l'altra. Nonostante questo casino, però, anche per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato, vi ricordo chiaramente di mettere hype al video, di lasciare un like, un commento, di condividere quello che volete, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!